Allora ragazzi, buongiorno, sono Michele. Aspettate solo un attimo perché ho preso un trepiede per far meglio le inquadrature, sperando che vengano un po' meglio di quelle di prima, cioè i video che vengono meglio di quelli di prima. Sto cercando di vedere dove lavorare, che altezza con le mani, ragazzi, abbiate pazienza. Voi dite, ma perché non l'hai provato prima? Perché non sono afferrato tanto in queste cose, ragazzi. Ok, dovrebbe essere qui, vediamo. Ok, sì, va bene. Allora, ragazzi, questo video perché vi faccio vedere una cosa. Allora, come chi mi segue, come avrà visto nel video precedente, avevo fatto vedere queste guarnizioni qui, che mi prendo subito, queste, che sono quelle che potete andare a trovare nel video precedente. Come vi ho detto, le misure ve le ho già date lì, però ci sono persone che magari queste non riescono a trovarle. Io ho comprato, vi faccio vedere, sono un po' sparsi ma vi faccio vedere, ho comprato questo articolo, sono punzonatrici che vanno da 3 mm, nella fattispecie quello che ho preso io, l'ho pagato 8,90, da 3 mm a 12 mm. Questo articolo, per chi non lo sapesse, serve per crearvi da materiali voi diciamo più scelti, più quelli che gradirete in quel momento quando farete, gradirete, ragazzi. Quelli che vi serviranno, ok? Quelli che vi serviranno nel lavoro che andrete appunto ad affrontare. Allora, e ve li potete quindi creare. In questo caso, guardate, io ho preso un tappo di sughero, eccolo qua, un tappo di sughero. Sono andato a ritagliare il dischetto, così, sì, così si vede il dischetto. Chiaramente, ragazzi, non dovete farlo spesso, perché dovete considerare che il dischetto deve essere poco più spesso della rondella. Per chi avrà visto solo questo, vedrà solo questo video, è chiaro che non si comprenderà granché se non andate a vedere i video precedenti. Questa è un'aggiunta che faccio per quelli che hanno scritto che non riescono a trovare queste guarnizioni qui che vi ho appena fatto vedere, queste qui, dove, ripeto, ci sono misure e tutto, e dove le ho acquistate e il prezzo. Allora, se non le trovate, io ho semplicemente fatto così, ho tagliato dei dischetti. Adesso questo lo faccio così alla veloce. Guardate, non importa se qua è venuto male, l'importante è che ci stia poi nella punzonatrice. L'importante è che la larghezza però sia uguale. Nel senso, se io vado a ricavarmelo da qui, vedete che qui è più sottile. Non so se si vede, qui è largo e qui sottile, non andrebbe bene, quindi devo stare su questo lato qui. Ma niente. Allora, vedete, queste sono le guarnizioni che ho trovato io, che si calzano perfettamente nel 12. Questa è una punzonatrice 12, comunque questa è. Semplicemente andate a fare questo lavoro, prendete e martellate finché vedete che è passato dietro. Vedete che vedete il metallo. Questa è una prova così, ragazzi, io poi l'ho già fatta, vi faccio vedere. Comunque a questo punto basta semplicemente toglierla e avrete la vostra guarnizione del materiale. Io in questo caso ho usato il sughero, vedete, perfettamente tonda, che è la stessa di quella che vi ho fatto vedere che ho comprato, vedete? Ok, a questo punto guardate il buco chiaramente che ha, per capirci, guardate questo qua, le ho già messe, vedete? Poi vi farò vedere anche perché sono rosse, come ho fatto. Andate a vedere questo, madonna ragazzi, questo video, ma quasi quasi lo rifarei. Ma sì, dai, vediamo poi alla fine. Comunque, ragazzi, prendete sempre il succo del discorso e abbiate pazienza, poi vedremo col tempo, se avrò voglia di andare avanti con i video, che risultati otterrò, allora
mi comprerò qualcosa di più professionale, va bene? Per adesso ragazzi è un piacere, dovrebbe esserlo anche in futuro, però adesso è proprio piacere e basta. Allora, queste sono quelle che ho già fatto, no? In realtà queste non le ho fatte dal sughero, ma le ho comprate, come vi ho detto nel link precedente, però ripeto, per quelli che non sono riuscito a trovarle, la soluzione, se avete dei punzonatori, e se non li avete io l'ho preso in un negozio di cinesi a 8,90, costano anche meno se prendete meno misure, ma io l'ho presa dal 3 mm al 12 mm che è quella che mi è servita qui. Quindi se non avete queste guarnizioni, avete il discorso di avere questi utensili qua, li usate e così avete risolto. Ok, torniamo a noi. Poi devo andare chiaramente a creare il buco all'interno e lo creo con questo. Eccolo qua, con questo qui, che è un 6 mm. Si vede? Sì, lo so che vi fidate, ma volevo vedere se si vedeva. Comunque 6 mm qua in testa è scritto. Lo mettete al centro, in questa maniera. Se lo mettete al centro bene è ancora meglio, ragazzi, perché poi così lavora diritto da tutte le parti, Non deve essere al decimo di millimetro, ma nemmeno troppo storto, se no fate così, girate per vederlo anche dietro, qua un po' deve andare più in là, perfetto. Ok, a questo punto do il colpo e la guarnizione è pronta, vedete? Questa è la guarnizione e questa è quella che ho usato io. La stessa cosa, solo che questo è sughero e questo invece è un materiale per il gas o l'acqua. Allora, a questo punto semplicemente, vedete, adesso ci sono queste messe, Vado a togliere un attimo, va. Andate a metterle così, vedete? Madonna ragazzi, sto video fa veramente... Ok ragazzi, dai, se... sto pensando... Comunque dai, avete capito ragazzi, no? A me interessa che voi capiate come fare, Se fate così ragazzi, lo spessore ve l'ho dato, magari la gente mi chiama quanto devono essere spesse, lo spessore ve l'ho dato nell'altro video di quelle già comprate, cioè di queste, Ve l'ho già dato lo spessore. Queste qui sono quelle che ho usato io. Allora, io poi ho preso un pennarello rosso, qualsiasi ragazzi, semplicemente, questo qua è un pennarello rosso 2003 Conte, ma va bene qualsiasi pennarello, basta che sia rosso ovviamente. E niente, l'ho messo così, ho usato quello più piccolo, se no qua non entra. Ok, e l'ho colorato, tutto qua, girato così e l'ho colorato. Poi aspettate 5 minuti almeno che si asciuga, perché sennò almeno il mio è indelebile e poi vi macchia le dita, poi dovete usare l'alcol. Vedete? Questo perché? Perché poi, vi farò vedere, non si dovrà vedere il bianco che avete messo. Vedete, vi ricordate le rondelle che vi dà l'azienda, sì, la De Agostini, sono rosse, in plastica rossa, e quindi ovviamente questo è un fatto estetico, sarebbero brutte da vedersi bianche. Quindi, ok, questo è ancora fresco, lo mettiamo qua, usiamo quello che ho fatto prima, lo andiamo a ricalzare, guardate bene, vedete? Sulla parte larga, lo ricalziamo anche questo, e guardate adesso... Ragazzi, così non va bene questo video, lo faccio, ma poi vi prometto che cambio l'inquadratura perché faccio veramente fatica, andavo meglio senza sto affare che ho comprato. Comunque, allora, non sono capace io, è ovvio, vado via dall'inquadratura. Comunque, invece i dischetti, questi qua, soltanto da un lato, quello per capirci col foro più piccolo, li seppiate a destra e a sinistra, ve l'avevo già detto, però ripeto, per chi non l'ha visto, mandatelo a vedere l'altro ragazzi, se no non riuscite a comprendere perché ho fatto anche questo video qua. L'ho fatto apposta per chi non trova le guarnizioni, È ovvio, deve avere la punzonatrice, se no non è che a mano le potete anche fare, ma insomma, vedete voi. Comunque l'ho seppiato con una carta da 60, destra e sinistra, senza consumarli troppo, però devono diventare
ruvidi, perché così ha più attrito ovviamente piuttosto che liscio. Inserite dentro, qui non mettete nulla, collegate, mettete questo, ok? Quindi abbiamo solo la plastica qui, ragazzi. A questo punto assembliamo e adesso vi faccio vedere. Altro che braccio molle, ragazzi, qui il braccio molle non esiste con questo lavoro. Giravite qui, prendiamo subito, guardate. Uno. Stringete un po' di qua e un po' di là, non fate lavorare tutta una parte sola, Un po' di qua e un po' di là, un po' di qua e un po' di là, e via così. Non arrivate a stringere proprio quasi che sentite che non ce la fa più. Dopo 10 minuti, anche un'ora, lo ristringete di nuovo perché la guarnizione tende ad assestarsi, essendo morbida rispetto a quella di plastica. Ovviamente io non ho messo le altre due in plastica, queste qua che non butterete, per carità non buttatele, quelle col foro più largo. Adesso guardate ragazzi, anche se magari non riesco a farvi proprio toccare con mano per forza, no, la resistenza, ma guardate, cioè è durissimo, non so cosa potervi mettere sopra per farvelo vedere, ma non saprei. Guardate il martello, non aspettate, devo farvi vedere, guardate, non va giù, vedete? Stessa cosa di qua, guardate, tiriamo giù questo, porca, ma così deve essere ragazzi, guardate qua, aspettate, e guardate che non sto mettendo il dito dietro per non farla andare giù, per questo lo sto tenendo in punta, Oh. Così è meglio. Comunque ragazzi, non si muove, ragazzi, fate così e non avrete problemi di sorta. Ve ne ho date già 3 di opzioni per il braccio, per l'attrito del braccio, ragazzi, mi raccomando. Poi andatevi anche a vedere quello che ho fatto sull'uscita 38, dove ci sono le fascette, ci sono diverse cose che si possono fare. La fascetta, ragazzi, ve l'ho fatta vedere, la farò poi più completo, lo farò più completo il video successivamente, perché lì è una bozza, come ho detto anche nel video, perché soprattutto per quelli che hanno trovato il ginocchio rigido e non hanno fatto la modifica, molti sono stati fortunati perché non è servita, quindi ve li troverete molli. Altri, pur essendo stampi, non sono, basta veramente poco, magari un qualche decimo di millimetro per far sì che il ginocchio non articoli. Quindi quel perno che troverete nell'uscita 38, molto fragile, dovrà essere contrastato da una parte all'altra. In questo caso ho messo delle fascette, ma ci sono altri metodi. La fascetta è quella più semplice, perché così lavoreranno solo le fascette. Se fate queste piccole accortezze, che tra l'altro sono interne e non vanno assolutamente a modificare i materiali del progetto, diciamo, per cui le fascette sono state messe tirando con la pinza e basta, ragazzi. Quindi è un lavoro che si può fare tranquillamente. Io cerco di trovare delle soluzioni un po' per tutti, ragazzi, senza offesa. Non vi posso far vedere proprio come farebbe un modellista perché vi complico la vita. L'importante è ottenere lo scopo, ok ragazzi? Fate questo lavoro qui se avete bisogno, se vedete che il braccio è molle, e facilmente sì, e poi andate a ristringerla dopo qualche tempo, ok? Ripeto, non montate le coperture, per capirci. Chiudete il braccio, ok? Chiudete il braccio, in questo caso, scusatemi, eccolo qua. Ok? Chiudete il braccio, qua ci va la parte dorata del muscolo, non la mettete finché il modello non è finito, perché questo qua, se lo mettete, non vi consente poi di arrivare a queste 2 viti che vi permettono di aprire questo. La stessa cosa
quest'altro che va messo poi davanti qui. Se mettete la copertura sopra di plastica, come le svitate queste viti? Sì, questo ancora lo togliete magari, però se le rovinate poi c'è anche un video come toglierli, l'ho fatto, però non serve metterlo prima, non abbiate fretta, datemi retta, non abbiate fretta. Tutte le coperture si possono mettere alla fine, proprio perché sono a vista, vengono messe per coprire le viti, per cui non è che è un posto nascosto e poi non potete più metterle. E ovviamente parlo delle coperture che vi permettono di accedere poi alle viti da svitare, ragazzi, se no potete metterle tranquillamente, cioè questo che vi dico. Quella dello stivale, per esempio, argentata non è un problema, la tirate con uno spillo, fate attenzione, controllate le calamite, come ho già detto in altri video, dietro la parte argentata, il dischetto copri due viti a croce che c'è nello stivale, quello per capirci che piega la punta. State attenti perché si potrebbero staccare. Io ho montato diversi stivali e tre di queste placchette ho dovuto rincollarle. Poi magari non ve ne accorgete, perdete la parte argentata, vi rimane ovviamente la calamita attaccata e poi siete senza la parte argentata e non è bello. Cosa posso altro dirvi, ragazzi? Se avete bisogno scrivetemi dei commenti, i filmati miei non sono un granché, lo so. Quello che interessa e mi auguro che abbiate colto è, diciamo, il nocciolo, a chi può servire. Poi, ragazzi, tutto è discutibile, per cui il modello è vostro, chi riesce a ottenere la migliore, diciamo, come si può dire, di solito mi vengono le parole, chi riesce a risolvere nel miglior modo il problema può anche comunicarlo nel gruppo che abbiamo di Will Riker, che è un ottimo gruppo e lui, ve lo posso garantire, è veramente una persona squisita e tra l'altro per quello che lui fa, perché diversamente non lo conosco, è veramente colto, sa quello che dice. Ecco cosa mi sono dimenticato di dirvi. Ricordate che l'avevo colorato, adesso andiamo a prenderlo, questo qua, la rondellina l'avevo colorata, vedete? Colorandola, vi faccio vedere, non potete certo più vederla, che qua ci sono quelle di plastica, aspettate, qua ci sono quelle di plastica, vedete, è lucido, e qui ci sono queste qua che ho messo io, non vedete la differenza, vedete? Non guardate questo piccolo spazio che c'è qua dentro, perché quando comincerà a tirare la vite e si assesteranno le guarnizioni molli, potete andarlo a ristringere un po'. Ecco perché vi ho detto riprendetele, ok ragazzi? Buon, basta, non c'ho altro da dirvi. Buon pomeriggio ragazzi, ciao!